Ciao a tutte, benvenute sul canale del Cestino dei Tesori Maglia Uncinetto. A grande richiesta, ma anche vi confesso perché avevo in realtà voglia di farlo anche io, vi farò vedere oggi la sostituzione della tesa del cappellino Taormina con una tesa fatta con delle piastrelle. Vedete, queste piastrelle sono già lavorate in modo che venga, diciamo, venga fatto l'arco, venga realizzato l'arco in modo poi da fare l'effetto cappello da pescatore. Allora, come vedete io ho giocato con dei toni caldi, con questo viola un po' polveroso, questo bordeaux, l'arancio molto carico e questo giallo senape, perché comunque volevo dei colori che ricordassero l'estate, soprattutto posti esotici. Non vi farò vedere la realizzazione di questa parte qua perché la trovate nel tutorial del cappello Taormina di cui troverete il link in info box o comunque se lo cercate sul mio canale basta cercare cappello Taormina lo troverete, ma vi farò vedere direttamente la realizzazione di questa parte qua, quindi della mattonella e della chiusura della fascia e poi la conseguente, diciamo, messa a misura, se mi passate il termine, per poterla poi unire alla parte superiore del cappello. Intanto partiamo con la piastrella. Io inizio con il giallo perché vedete qua ho utilizzato il giallo al centro, quindi farò i primi due giri saranno quelli di una mattonella normale. Chiudiamo in cerchio, facciamo all'interno del cerchio, allora ho iniziato con 3 catenelle, scusate, ho iniziato con 3 catenelle, facciamo all'interno del cerchio una maglia alta e una maglia alta che con le 3 catenelle vanno a formare il primo gruppo di 3 maglie alte. Dopodiché facciamo 2 catenelle di separazione e poi ripartiamo con le maglie alte. Ne facciamo 3, 2 catenelle di separazione. Scusate, sono partita subito a sprombattuto perché ho fatto talmente tante volte anche, come dire, dei tutorial e delle spiegazioni della mattonella classica che a volte do per scontato che, diciamo, questa è una cosa che sappiano fare tutti, però comunque qualche ripasso sicuramente male non fa. Quindi abbiamo detto 3 maglie alte, 2 catenelle, ripetiamo questa cosa per 4 volte. Alla fine dobbiamo avere 4 spazi di 2 catenelle. Io sono arrivata all'ultimo gruppo di 3 maglie alte, finisco con 2 catenelle, mi congiungo alla terza catenella di avvio, faccio una maglia bassissima e con le maglie bassissime mi sposto fino all'archetto di 2 catenelle, prendo le forbici e taglio il filo. Siamo pronti a cambiare colore. Adesso tolgo anche questa sotto perché così vedete meglio e prendiamo questo bellissimo arancio. Facciamo il nostro cappietto sull'uncinetto, iniziamo sempre a lavorare dallo spazio che precede la chiusura, facciamo una maglia bassa nello spazio e 2 catenelle, poi facciamo una e 2 maglie alte. Vedete che io nel frattempo ho preso la codina e l'ho lavorata in modo che quando poi avete finito la piastrella non vi rimane che tagliare i fili e avete il lavoro perfettamente pulito. E quindi ricapitolando abbiamo 3 catenelle e 2 maglie alte, 2 catenelle, 3 maglie alte. Questo è il primo angolo. Il secondo angolo lo facciamo completo, quindi senza le 3 catenelle e andremo a iniziare con maglia alta, maglia alta, maglia alta, 2 catenelle, maglia alta, maglia alta e maglia alta. Ci spostiamo nell'angolo successivo, vedete ho lavorato anche la codina del giallo in modo che anche questa è pronta per essere tagliata senza ulteriori interventi. Facciamo il terzo angolo composto da 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte. Ci spostiamo all'angolo successivo dove facciamo esattamente la stessa cosa e quindi ancora 3 maglie alte, 2 catenelle, 1, 2,
e 3 maglie alte. Ci ricongiungiamo alla terza catenella di avvio e anche qui facciamo con le maglie bassissime il percorso fino ad arrivare all'archetto di 2 catenelle. Una volta al centro dell'archetto stacchiamo il filo e cambiamo colore. Qui la musica cambia un pochino, nel senso che non è più una mattonella tradizionale, dobbiamo fare questo lavoro qui. Allora, iniziamo come se fosse la nostra mattonella tradizionale, quindi ci posizioniamo nell'angolo, facciamo la maglia bassa e 2 catenelle, dopodiché facciamo la maglia alta e la maglia alta, poi facciamo 2 catenelle e ancora maglia alta e maglia alta. Ci spostiamo nello spazio tra i due gruppi di maglie alte del giro sottostante e andiamo a fare un gruppo di 3 maglie alte. Attenzione, perché adesso qua iniziano i passaggi che fanno la differenza tra le mattonelle normali e quelle che stiamo utilizzando per fare questa tesa. Dunque, qui abbiamo fatto l'angolo e poi direttamente le 3 maglie alte. Ci spostiamo ancora nell'altro angolo dove facciamo 2 e 3 maglie alte, 2 catenelle, 1, 2 e 3 maglie alte. Ci spostiamo nello spazio successivo e facciamo 3 maglie alte. Ma adesso la situazione cambia, perché prima di arrivare all'angolo successivo noi andiamo a fare una catenella. Facciamo l'angolo, 2, 3, 2 catenelle, 1, 2 e 3. Adesso, prima di spostarci nello spazio successivo, facciamo una catenella. Questo andrà ad allargare la parte inferiore della mattonella, chiaramente, perché sopra non le abbiamo fatte, sotto invece la facciamo sia prima che dopo aver fatto il gruppo di 3 maglie alte, e ci spostiamo ancora nell'angolo. Quindi prima e dopo il gruppo di 3 maglie alte nello spazio centrale noi andiamo a fare una catenella. Facciamo il nostro angolo come di consueto, 1 e 2, 1, 2 e 3, catenella, ci spostiamo nello spazio e facciamo 3 maglie alte. Adesso non facciamo la catenella di separazione, ma ci andiamo a ricongiungere direttamente all'angolo dove abbiamo iniziato. 3 e 4. Ok, a questo punto possiamo staccare il filo. L'ultimo giro è ancora diverso, nel senso che dobbiamo mantenere questa dimensione qua sulla parte superiore e allargare ulteriormente la parte inferiore. Quindi cosa facciamo? Prendiamo il viola, che è l'ultimo colore, iniziamo sempre nell'angolo che precede la chiusura che abbiamo fatto, facciamo un angolo tradizionale, facciamo maglia bassa e 2 catenelle, maglia alta, ecco. Allora, prima vi faccio vedere la mattonella completa, poi vi faccio vedere come unirla, quindi la scuciremo poi. Quindi 3 maglie alte, 2 catenelle e 3 maglie alte, 2, catenella di separazione, 1, 2 e 3 maglie alte. Senza catenella di separazione andiamo a fare nello spazio successivo una mezza maglia alta, 2 mezze maglie alte, 3 mezze maglie alte. Facciamo una catenella, ci spostiamo nell'angolo e facciamo una maglia bassa, una catenella e una maglia bassa.
Adesso andiamo a lavorare un punto basso per ogni maglia del giro sottostante, vedete? Quindi in ogni maglia del giro sottostante, e io nel frattempo sto anche, come vedete, lavorando la codina, proprio per il principio che poi non ce ne dobbiamo più preoccupare. La lavoriamo per qualche punto e poi la lasciamo andare. Facciamo punto su punto tutte le maglie alte del giro sottostante, arriviamo all'ultima, entriamo nell'angolo, facciamo una maglia bassa, una catenella, una maglia bassa, una catenella e poi ci spostiamo nello spazio successivo dove facciamo una, due e 3 mezze maglie alte. Adesso facciamo le 3 maglie alte, una, 2 e 3, catenella di separazione e andiamo a fare l'angolo. 2 e 3, 2, 1, 2 e 3, catenella di separazione, 2 e 3, catenella di separazione, 1, 2 e 3, catenella di separazione e qua concludiamo la nostra mattonella. Ok, allora prima di scucirla e di farvi vedere come si attacca, intanto vi faccio vedere la forma trapezoidale. Prima di scucirla e di farvi vedere come si attacca, vi dico che nel caso in cui voleste allargare ulteriormente la falda, questi due angoli, anziché farli a maglia alta, dovete farli a maglia alta doppia. Adesso vi faccio vedere. Questo l'abbiamo già fatto, quindi lo lasciamo così, però vi faccio vedere l'effetto che viene. Allora, la maglia alta doppia, una, 2, 3, 2 e 3 e 3 maglie alte doppie. Ups, questa è scappata. Vedete, così si allarga ulteriormente e quindi abbiamo fatto praticamente questa progressione: maglia bassa, mezza maglia alta, maglia alta doppia. Io ho deciso che questa larghezza per questo cappellino mi andava bene, però nulla vieta che magari più avanti deciderò di allargare ulteriormente la tesa e quindi di lavorare in questo modo qua. Dopodiché io faccio, vedete? Quindi l'ho allargata ma non l'ho allungata, perché in realtà non voglio allungarla. Allungarla significa magari che vada a finire un po' troppo sugli occhi, che sia un po' invadente. Poi anche lì è questione di gusti. Se invece volete anche allungarla, anche queste devono essere maglie alte doppie, però a me va bene così, vedete? Quindi diventa ancora più accentuato il trapezio, però non si allunga lo spessore, diciamo, di questa tesa. Allora, a questo punto io scucio tutto quello che abbiamo fatto, quindi per capire bene il procedimento potreste aver bisogno di vederlo più volte questo passaggio. Vi consiglio eventualmente, se dovesse essere troppo veloce, di rallentarne l'esecuzione per comprendere meglio tutti gli step. Allora, adesso io scucio tutto e mi fermo al primo gruppo di 3 maglie alte. Perché? Perché adesso dobbiamo andare a unirla. Rovescio contro rovescio, questa parte qua è la parte più larga, quindi devo farla combaciare con la parte più larga. Vado a unire con l'angolo della mattonella già lavorata. Torno sulla mattonella in lavorazione e faccio una, 2 e 3. Torno sulla mattonella lavorata e faccio una maglia bassa nello spazio di una catenella. Torno sulla mattonella in lavorazione e faccio le 3 maglie alte,
vado sulla mattonella lavorata e nello spazio che c'è tra il gruppo di 3 maglie alte e il gruppo di mezze maglie alte vado a fare una maglia bassa. Torno sulla parte in lavorazione e faccio le mie 3 mezze maglie alte, una, ops, 2 e 3, poi torno sulla mattonella lavorata e faccio la maglia bassa prima della catenella che c'è nell'angolo, scusate, prima della maglia bassa che c'è nell'angolo, continuo a dire catenella, ma in realtà intendo la maglia bassa, torno sulla mattonella in lavorazione e faccio la maglia bassa, stavolta l'ho detto bene, vado nello spazio di una catenella e faccio la maglia bassa, torno sulla mattonella in lavorazione e faccio la maglia bassa, questo sempre nell'angolo, vedete? Quindi adesso ho unito l'angolo e poi facciamo quello che abbiamo fatto poco fa, ovvero una maglia bassa per ogni maglia del giro sottostante, così. In questo modo. A questo punto, finiti i punti, entro nell'angolo e faccio una maglia bassa. Unisco anche l'altra parte perché adesso devo chiudere in cerchio e faccio la maglia bassa all'interno dello spazio della catenella che c'è nell'altro angolo. Torno sulla mattonella in lavorazione, faccio la maglia bassa, torno sulla mattonella lavorata e tra la catenella e le 3 mezze maglie alte faccio una maglia bassa, faccio le 3 mezze maglie alte sulla mattonella in lavorazione, torno sulla mattonella lavorata dove vado a fare una maglia bassa. Adesso questo è lo spazio delle 3 maglie alte, 2 e 3, torniamo sulla mattonella lavorata e facciamo la maglia bassa. Adesso facciamo l'angolo, facciamo una, 2 e 3, torniamo sulla mattonella lavorata, nell'angolo facciamo una maglia bassa, vedete? Io ho unito in cerchio la mia tesa. Adesso finiamo l'angolo, 2 e 3, catenella di separazione, 1, 2 e 3, catenella di separazione, 1, 2 e 3, catenella di separazione, ci ricongiungiamo all'inizio, catenella di sicurezza e stacchiamo il filo. Adesso cosa succede? Adesso vi spiego. Allora, io ho fatto 8 mattonelle fatte in questa maniera, dovrebbero essere circa 90, 88 punti, 88 punti. Me ne devo accertare. Allora, il mio piano è quello di fare in ogni spazio di congiunzione 2 maglie basse anziché una sola, quindi fare gli aumenti in corrispondenza di questi spazi e quindi arriveremo a 96 maglie basse che sono le stesse che abbiamo nella parte diciamo del cappellino. A questo punto, se vi ricordate o comunque se lo andate a vedere, io i giri di maglie basse li facevo su questa parte del cappellino, invece io preferisco adesso farli qua per un motivo molto semplice, perché contando poi, dopo aver fatto il primo giro con gli aumenti, potrei avere dei disallineamenti, diciamo, di numero di maglie e quindi per essere sicura preferisco farli qua gli aumenti e quindi accertarmi che siano 96 maglie basse in modo che poi quando vado a unirli, così come ho fatto con la parte con la calotta e la fascia del cappello, sono sicura che ho lo stesso numero di maglie. Adesso iniziamo e lo facciamo con il bordeaux. Facciamo con il bordeaux, adesso vi spiego, vi faccio vedere praticamente cosa intendo. Allora, io inizio da un punto che non è la parte di congiunzione, quindi faccio una maglia bassa, dopodiché vado avanti, faccio 1, 2, 3,
4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10, e poi qua vado a fare 11 e 12. Poi faccio, vediamo, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Comincio da qua. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 e 10, e qua vado a fare 11 e 12, e anche qua 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Vedete, già qua per esempio sono 11, e quindi qua ne faccio una soltanto, e 12. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 e 11. Allora, dipende molto dalla posizione dell'ultimo punto basso, quindi del punto basso che si trova all'interno della giuntura, quindi nessun errore, semplicemente se è più in basso io ne conto uno in meno, se è più in alto invece sono giusti. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 e 11. Il 12° lo facciamo qua, poi abbiamo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 e 12. Vedete? Così io praticamente sto facendo tutto il bordo delle mattonelle in modo che poi mi ritrovo lo stesso numero di punti bassi. Oltre a questo ne farò un altro giro di punto basso per sincerarmi che effettivamente si tratti di 96 punti bassi. Una volta appurato questo, quindi con una riga monocolore di punti bassi, procederò all'unione delle due parti. Allora, io di mattonelle, non so se ve l'ho detto, ne ho fatte 8. Qua sono 6, qua sono 8, perché manca praticamente un giro, vedete? Manca, qua sono 5 giri e qua invece sono 4 giri, quindi ne ho fatte 8, proprio per avere un po' anche il motivo. A parte che non sarebbe venuto, se l'avessi fatte comunque di 5 giri, non sarebbe venuto proporzionato. Quindi adesso io vado avanti fino alla fine. Faccio il giro di controllo, come lo chiamo io, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, vedete poi alla fine sono sempre 11 e 11, soltanto nei primi due erano 10, ma comunque sono 11. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 e 12. Mi ricongiungo al primo punto e ho finito il giro. Adesso faccio il giro di un altro colore e poi ci vediamo quando avrò già quasi finito di unirlo alla fascia, perché comunque è un procedimento che abbiamo già visto per questa parte qua, quindi ci vediamo dopo.
Vedete? L'ho unito. Allora, come vedete, dopo aver fatto il mio giro di controllo, i punti corrispondono perfettamente. Infatti adesso faccio le ultime 3 maglie bassissime, perché appunto l'ho unito a maglia bassissima. Poi metto dentro i fili e questa parte qui è terminata. Ok, riprendo sia questo che questo, così mi congiungo all'inizio in questo modo. Ok, facendolo passare per bene, catenella di separazione, stacco il filo, dopodiché prendo l'uncinetto e faccio passare tutti i fili sull'interno, così, in questo modo. Prendo l'uncinetto, lo infilo così, li spingo, li sposto verso l'interno, quindi questi sono già passati, deve passare questo. Poi li annoderò e li rifinirò. Allora, un'altra cosa che volevo dirvi, chiaramente quando fate le righe di granny, il lavoro poi viene pulito, ci sono solo pochi fili da mettere dentro, invece in questo modo vedete che ce n'è molti di più, quelli che sono risultati dall'attaccamento, cioè dalla cucitura delle piastrelle, ecco, mi veniva il termine. Quindi che cosa dobbiamo fare? Dobbiamo lavorare anche su queste e andare a nasconderle con un giro di punto basso. Io prenderò adesso l'arancio. No, voglio prendere il giallo e poi finire con l'arancio, perché adesso farò 2 giri di punto basso, uno funzionale che è appunto per coprire tutte le codine e l'altro semplicemente estetico. Allora inizio da qua e faccio un punto basso per ogni punto basso del giro sottostante più un punto basso nello spazio. Vedete? Adesso vi faccio vedere anche un'altra cosa. Spazio, quindi 3, spazio. 1, 2, 3, spazio. 1, 2, 3. Io lo faccio anche qua, vedete? Così si allarga ancora un pochino la tesa, ma proprio poco poco. Poi lo vado a fare nel punto di congiunzione, poi entro, vedete, nello spazio, nel primo spazio della mattonella successiva, faccio una maglia bassa, poi faccio una maglia bassa sulla maglia bassa del giro sottostante, una maglia bassa sulla successiva, una sulla successiva. Nel frattempo, come vedete, nascondo le codine, che così ovviamente poi devo solo tagliare e non ho più la necessità di cucirle con l'ago. Quindi per questo vi dicevo, questo è un giro sicuramente estetico, ma la sua funzione fondamentale è quella di coprire tutte le codine. Col giro successivo invece noi andremo semplicemente a rifinire con un giro di punto basso tutta la calotta. Scusate, tutta la falda, tutta la tesa. Vedete, nel frattempo nascondo, nascondo, adesso arrivo qua, nascondo, andiamo al centro, poi vado dall'altra parte, entro nel primo punto alto e faccio e continuo a lavorare così. Quindi sostanzialmente questa cosa qua la devo fare per tutto il giro. Il secondo giro, come vi dicevo, è, vedete che nel frattempo si allarga anche un pochino perché io sto aggiungendo punti bassi in modo da farlo venire un po' più, come dire, più ondulato. Ripeto, se avete voglia di farlo venire molto più largo sulla parte inferiore, non avete che da lavorare con delle maglie alte doppie. Quindi adesso proseguo con questa lavorazione e dopodiché ci vediamo alla fine per il risultato definitivo.
Ed ecco qua il cappellino finito, vedete? Quindi la tesa si è allargata, la parte superiore è rimasta quella del cappellino taormina, così come anche la calotta, e quindi adesso abbiamo il cappellino taormina con la fascia di piastrelle, così come tante di voi mi avevano richiesto. Adesso un po' di cose che volevo dirvi. Chiaramente questa fascia è un po' più ampia rispetto alla fascia del cappello taormina, quindi di questo dobbiamo tenere conto quando vogliamo calcolare la lunghezza complessiva del cappello. In un altro tutorial, che è quello, il cappellino Lulu, quello a margherite, spiego come diminuire eventualmente l'altezza del cappello lavorando su queste fasce qua, quindi possiamo ridurre le fasce della calotta per farlo diventare più piccolo, così come le fasce della calotta e il numero di uncinetto servono anche per ridurre le taglie. Io infatti non vi consiglio di cambiare le proporzioni di quello che vi ho indicato, perché altrimenti chiaramente il tutto potrebbe funzionare, ma sicuramente ci vorrebbero dei calcoli complessi. Invece, giocando con il numero dell'uncinetto e lo spessore del filato, una volta che noi abbiamo la dimensione di una singola piastrella, possiamo andare a calcolare quella che è, diciamo, la grandezza complessiva del cappello. Quindi, se vogliamo accorciarlo, abbiamo la possibilità di lavorare su questa fascia qua. Possiamo diminuire il giri di punto basso, quindi anziché farne 3 ne facciamo uno soltanto. Scegliamo se farlo o sopra o sotto, perché tanto qua sappiamo che le maglie basse sono comunque 96, perché appunto abbiamo fatto il conto. Qua comunque dovrebbero essere 96 lo stesso, perché io ho calcolato 12 maglie basse per ogni quadratino. Invece dei 6 qua ne abbiamo fatti 8, e quindi con tutte queste informazioni dovreste essere in grado di calcolare la grandezza del cappello in base a quelle che sono le vostre esigenze. Questo comunque mi sembra già un ottimo risultato, nel senso che noi siamo riusciti a mantenere le proporzioni, ma quindi senza stravolgere il cappellino, e aggiungendo questa fascia qui che sicuramente gli dà carattere, gli dà comunque una complessità maggiore e quindi una preziosità maggiore. Allora, non fate come ho fatto io, perché mi sono ritrovata ad uncinetto numero 2,5 e ho lavorato con quello e ho sbagliato perché il cappellino è venuto piccolo. Quindi lavorate con il numero di uncinetto che vi consente di arrivare alla vostra dimensione, però come vi dicevo, preso un po' dalla foga e dal fatto che come vi avevo spiegato in qualche intervento, io ho sempre poco tempo, quindi appena ho la possibilità di registrare un tutorial mi butto a capofitto, e quindi la prima cosa che mi trovo davanti poi la uso. Ho utilizzato l'uncinetto del numero 2,5, ma chiaramente se utilizzate l'uncinetto del numero 3, questo è un cappellino che va bene per una circonferenza di una testa normale. Questo invece rimane un po' più piccolino, dovrebbe essere sui 51 cm, 51-52 cm, mentre quello che va bene per me sono circa 54 cm. Comunque anche questa è una cosa che dovete tenere presente. Allora, io ho mantenuto la promessa, il cappellino con la tesa a mattonelle è pronto. A questo punto mi farebbe piacere sapere che cosa ne pensate, quindi se vi è piaciuto, se lo avete trovato semplice, se avete provato a rifarlo, mi piacerebbe saperlo nei commenti. Se non lo avete ancora fatto, vi invito a iscrivervi al mio canale e a cliccare la campanella in modo da essere aggiornate sui prossimi video che saranno pubblicati. E intanto, come sempre, vi ringrazio per avermi seguita fin qua e vi auguro buon lavoro e buon divertimento. Alla prossima!